È importante capire che per cominciare a farti definire da una visione del futuro è essenziale che ci siano due fattori. Il primo è un'intenzione chiara di quello che vuoi. Stabilire un'intenzione significa semplicemente chiarire ciò che si vuole. Si tratta di un atto creativo. Quando inizi a porti una domanda aperta del tipo «Cosa voglio nella mia vita? Voglio la salute, voglio la ricchezza, voglio la libertà, voglio la gioia, voglio relazioni costruttive, cos'è che voglio?» Quando inizi a farti queste domande aperte, attivi il lobo frontale, quella parte del cervello che è il centro creativo, il dirigente, il capo, il direttore d'orchestra. Quella parte del cervello ha connessioni con tutte le altre parti del cervello e quando ti poni quella domanda inizia a selezionare diverse reti di neuroni. Le seleziona dalle conoscenze che hai appreso a livello neurologico, da altre esperienze che hai vissuto, ma inizi a mettere insieme tutte queste cose in modo diverso e quando attivi il cervello in modo diverso, improvvisamente si attivano nuove connessioni e arrivano immagini nella mente che si chiamano intenzioni. Ora, per una persona appassionata che è in grado di tenere a mente quell'immagine, il pensiero nella mente diventa l'esperienza, si trasforma letteralmente nell'esperienza e il prodotto finale di ogni esperienza è un'emozione. E quando queste persone sono nel momento presente e abbracciano quel futuro, il cervello non sa qual è la differenza tra quello che accade nella mente e quello che accade là fuori. Così, in quel momento le persone iniziano a installare l'hardware neurologico nel loro cervello in modo tale che assomigli all'esperienza come se fosse già accaduta. Ora il cervello non è più una registrazione del passato, inizia a diventare una mappa verso il futuro. Ed ecco il secondo fattore, un'emozione elevata. Quando queste persone provano emozioni intense di entusiasmo, di gioia, di ispirazione, sono grate, apprezzano la vita, sono innamorate della vita, sono felici della loro esistenza. Quando provano queste emozioni elevate, il loro corpo e il loro inconscio non sanno qual è la differenza tra ciò che avviene nel mondo esterno e ciò che avviene nel mondo interiore. Il loro corpo crede che quella realtà futura sia reale nel momento presente. E allora il corpo inizia a segnalare nuovi geni in nuovi modi, quindi per il corpo è come se l'esperienza fosse già accaduta. E quando associamo il pensiero e la sensazione, l'intenzione chiara e l'emozione elevata, entriamo in un nuovo modo d'essere. Passiamo dal vivere in una realtà passata al vivere in una realtà futura. Hai individuato pensieri del tipo «inizio domani, sono troppo stanco, non funzionerà mai, non mi piace, non ho voglia». Ecco, se diventi cosciente di quei pensieri inconsci, sei così conscio da non farteli più sfuggire durante la giornata. Da qui parte il processo di cambiamento. Quando incominci a rivedere le scelte che non dovrai più fare e diventi così conscio che le scelte inconsce non ti sfuggiranno più, allora cambierai. Quando inizierai a rivedere le abitudini, i comportamenti e le cose che non vuoi più fare e diventi conscio di queste abitudini inconsce e di questi comportamenti inconsci, smetterai di essere inconsapevole. Anche mentre parli. Se tu decidi quali sono le esperienze da evitare e se vai a vedere quali sono le emozioni che costituiscono il minimo comune denominatore di quelle esperienze, allora sei già entrato nel vivo del processo di trasformazione. Allora continua a ricordare che non vuoi più essere in quel modo e continua a ricordare a te stesso chi vuoi essere. Se continui a farlo, inizi a cambiare chi sei. Molte persone raggiungono un punto nella propria vita in cui improvvisamente sanno che cosa accadrà e sanno che si sta verificando questo processo. E quando accade una cosa del genere nella tua vita, non ha più a che vedere con l'evento, con la cosa materiale che hai creato. La cosa più importante è il fatto stesso che l'hai creata tu. Quando ti renderai conto che hai creato tu tutto questo, ti innamorerai di te stesso, ti sentirai più felice, più completo, sarai più amorevole, più gentile, più presente con tutte le altre persone, perché quell'esperienza ti avrà cambiato. Allora, il processo di cui sto parlando richiede di iniziare ad andare oltre la tua personalità, che è connessa alla realtà personale passato-presente. E allora, se il cambiamento implica di andare oltre il corpo,
Bisogna andare oltre le abitudini e le emozioni che hanno creato quella sorta di dipendenza. Pensaci, se ti alzi la mattina e non ti fai definire da una visione del futuro e inizi la tua giornata vedendo le stesse persone, facendo le stesse cose, andando negli stessi luoghi, agli stessi orari, allora non è più la personalità a creare la realtà personale. A quel punto è la realtà personale che crea la personalità, perché ogni persona, ogni oggetto, ogni luogo ha una rete neurologica che viene dal passato che è già mappata nel cervello. E dato che hai già fatto esperienza di ogni persona, ogni oggetto, ogni luogo e ogni tempo nella tua vita, hai già un'emozione connessa a tutto questo. Allora, se non alleni il tuo cervello, il tuo corpo per pensare al futuro, nel momento in cui torni alla tua realtà, pensi e senti nel passato. Cioè, in altre parole, è l'ambiente che ti controlla. E allora il cambiamento sta nell'essere più grande del tuo ambiente, più grande delle tue condizioni di vita, più grande delle circostanze. Questo è l'atto del cambiamento. E se ti alzi ogni mattina e il corpo viene programmato in un futuro prevedibile sulla base di ciò che hai già sperimentato nel passato noto e familiare, allora devi andare oltre quel concetto della linea del tempo per entrare nel momento presente. Ti starai chiedendo come si fa? Dovrai sederti, chiudere gli occhi e allontanare l'attenzione dall'ambiente esterno. Terremo della musica di sottofondo per riempire lo spazio, in modo tale che tu possa disconnetterti dalle tue associazioni e da tutto il resto che sta nel tuo mondo. Se sei lì fermo e condizioni il corpo a rimanere lì senza fare nulla, e se riesci ad andare oltre le emozioni, le abitudini e i ricordi che hai nel corpo, allora improvvisamente non sentirai nulla che abbia a che fare con il corpo. Improvvisamente, se lo farai correttamente, andrai oltre la tua connessione con il tuo corpo. E se non pensi al programma del futuro e non ricordi le esperienze passate, e se sei completamente nel momento presente, vai oltre il tempo. Ed è esattamente questo che noi usiamo nel nostro modello di meditazione. Se vuoi guarire il tuo corpo, devi andare oltre il corpo. Se vuoi modificare qualche aspetto della tua realtà personale, devi andare oltre la tua personalità. Se vuoi creare un nuovo futuro nel tempo, devi andare oltre il futuro prevedibile basato su tutte le esperienze che hai vissuto nello stesso modo. E dunque il modello di meditazione che useremo si basa sull'andare oltre. La parola meditazione imparala. Devi acquisire familiarità con questa parola, così come devi sviluppare familiarità con i pensieri inconsci, con il tuo passato, con i comportamenti automatici. Devi conoscerli così bene da non essere più inconsapevole di tutti questi tuoi aspetti. Più conosci te stesso, più eviti di cadere nella trappola del vecchio sé. Se investi l'attenzione e l'energia in questo processo, incomincerai a sviluppare nuove connessioni nel cervello. E se inizi a fare delle prove mentali, a provare e riprovare ogni giorno come vuoi vivere quella giornata, l'atto stesso della prova mentale inizia a installare l'hardware neurologico nel cervello. Quindi, in altre parole, se continui a rivedere quello che vuoi fare e rimani nel momento presente, il cervello non saprà qual è la differenza tra il mondo esterno e il mondo interiore. Per il cervello sei già come desideri, sei già sano, ricco, libero, eccetera, perché stai attivando il cervello al futuro. Se continui a farlo, se continui a installare quell'hardware, attivando e cablando gli stessi circuiti, l'hardware diventerà un software e inizierai a pensare come un genio, in modo illimitato. Perché? Perché avrai installato i circuiti per farlo. È importante che tu comprenda che cosa significa essere nel momento presente. Quindi dovrai attuare una volontà che è più grande di un programma. Può capitare che ogni volta che sei lì, seduto in meditazione, il tuo corpo si senta infelice, arrabbiato, frustrato, impaziente, pieno di risentimento. Ha bisogno delle sue sostanze chimiche. Non vede l'ora di ricevere quelle sostanze da cui è dipendente. Se il corpo non legge le email, non è bloccato nel traffico, non giudica un collaboratore, incomincia ad avere bisogno di quelle sostanze chimiche che ben conosce. Allora dovrai mettere in atto una volontà che sia più grande del corpo e della mente.
E quando inizi a farlo in modo corretto, inizi a lavorare insieme al corpo, inizi a ricondizionare il corpo nel momento presente e allora il corpo inizia ad assecondarti. È come un animale che addestri ogni giorno a rimanere lì a cuccia nello stesso posto. È esattamente questo ciò che devi fare con il tuo corpo. Se continui ad addestrarlo, prima o poi ubbidirà. E se continui a condizionare il corpo per stare nel momento presente e ogni volta lo ricondizioni in modo tale che torni al momento presente, gli fai capire che lui non è più la mente. Adesso sei tu la mente. E ogni volta che lo fai c'è una liberazione di energia e inizi a liberare te stesso dalle catene del passato. L'effetto di questo processo è che passerai da particella a onda, da materia a energia. E mentre incomincerai a liberare energia, questa energia sarà disponibile per programmare un nuovo futuro, per guarire il tuo corpo, per creare un'esperienza mistica. Una liberazione di energia ti permette di connetterti al campo unificato. È importante che tu comprenda che tutti i potenziali nel campo quantico esistono nel momento presente. Dovrai impegnarti e lavorare sodo per quel momento presente e voglio insegnarti a capire qual è la differenza tra quando sei presente e quando non sei presente. Ti darò una mappa con tutti i punti di uscita diversi da cui devi tenerti lontano, nel cervello e nel corpo, per non uscire dal presente. Se segui le istruzioni, se fai attenzione a quello che ti dirò, allora inizierai a creare un percorso a livello neurologico tra la mente conscia e il subconscio e imparerai a cambiare le onde cerebrali e ad accedere al campo quantico.